Immaginate di trovarvi in una sala buia, illuminata solo dalla luce tremolante di una torcia. Davanti a voi un tavolo di legno consumato e sopra strumenti che a prima vista sembrano ferri da falegname o forse da macellaio. Pinze, ceppi, corde, ruote dentate. È una domanda che ci viene spontanea. Ma davvero nel Medioevo la gente usava queste cose per infliggere sofferenze indicibili? La risposta è sì, ma non sempre come ci immaginiamo. Perché quando parliamo di tortura medievale spesso pensiamo ai film, romanzi, leggende popolari che hanno un po' esagerato o distorto la realtà. Eppure, ciò che accadeva davvero nelle segrete dei castelli e nelle stanze dei tribunali dell'Inquisizione era già di per sé abbastanza inquietante da non avere bisogno di esagerazioni. E allora preparatevi, perché oggi faremo un viaggio tra gli strumenti di tortura più famosi, distinguendo i miti dalla verità e scoprendo come e perché venivano usati. Vi avverto, non sarà un giro turistico a Disneyland, ma neanche il solito elenco raccapricciante senza senso. Cercheremo di capire cosa si nasconde dietro quei ferri arrugginiti e quelle leggende nere. Prima di parlare però di strumenti, bisogna chiarire una cosa. Nel Medioevo la tortura non era solo crudeltà gratuita, era un mezzo di indagine, cioè era un modo per estorcere delle confessioni, ottenere nomi di complici, piegare la volontà dei sospetti. Oggi ci sembra assurdo, ma allora era considerata parte integrante della giustizia. Non tutti però potevano finire sotto tortura. In teoria era riservata a casi gravi, a chi era accusato di eresia, stregoneria, tradimento, cioè in pratica i confini erano molto labili e spesso bastava poco per ritrovarsi con i polsi stretti in qualche ordigno non proprio confortevole. E c'è un dettaglio che spesso però dimentichiamo: la tortura non era fine a se stessa, cioè l'obiettivo non era uccidere, ma era spezzare. Spezzare la resistenza fisica e soprattutto quella psicologica. Uno degli strumenti più celebri è il famoso cavalletto, detto anche rack in inglese. In poche parole era un tavolo di legno con dei rulli alle estremità, a cui il malcapitato veniva legato per polsi e caviglie. Girando le manovelle, il corpo veniva stirato sempre di più, fino a slogare le articolazioni e a strappare muscoli e tendini. Non era proprio piacevole. Era assolutamente terribile. Era usatissimo? Beh, direi meno di quanto si pensi. Non era il torturatore di ogni giorno, ma lo strumento estrema ratio per casi molto importanti. E qui entra l'ironia della storia. Molti accusati confessavano molto prima di arrivare al punto di essere stirati sul serio. Cioè, bastava vedere l'arnese, sentirne la descrizione e la lingua subito si scioglieva. In fondo la paura spesso fa più male del dolore stesso. Un altro simbolo dell'orrore medievale era la ruota, cioè immaginate una grande ruota di un carro fissata orizzontalmente. Cioè il condannato veniva legato sopra e le sue membra spezzate con colpi di mazza, delicatissimi. Poi la ruota veniva esposta con il corpo martoriato che restava in bella vista a monito di tutti. Questa veramente era raccapricciante. Infatti qui non è che parliamo più di un sano interrogatorio, ma di un'esecuzione vera e propria. Era puro spettacolo, chiamiamolo così, era teatro del potere. Era un modo per dire: ecco cosa vi succede se sfidate la legge o il Signore. E vi confermo che era anche un modo efficace per terrorizzare la folla. Non serviva torturare tutti, bastava semplicemente mostrarne
uno ridotto a pezzi. Tra gli strumenti più curiosi troviamo la cosiddetta sedia inquisitoria, una sedia di legno o ferro ricoperta di punte. Il prigioniero veniva fatto sedere, legato e immobilizzato. Non uccideva, non dilaniava, ma rendeva impossibile muoversi senza farsi veramente male. Era, diciamolo, un supplizio di attesa. Si poteva anche restare ore, giorni seduti su quella superficie. Il dolore diventava insopportabile molto lentamente, goccia dopo goccia. Anche in questo caso spesso non serviva neppure legare, bastava semplicemente mostrare la sedia per ottenere quello che si voleva. Ancora una volta, la mente crollava prima del corpo. Ah, c'è anche la famosa Vergine di Ferro. Era un sarcofago di metallo a forma di donna, rivestito internamente di punte che si chiudevano su un malcapitato. Un classico dei film horror e delle illustrazioni da brivido. Questa sinceramente a me fa più paura delle altre, devo essere proprio brutalmente onesto. Però c'è solo un problema, probabilmente non è mai esistita davvero nel Medioevo. Le prime testimonianze concrete della Iron Maiden compaiono solo nel XVI secolo e molto probabilmente si trattava di una bufala museale, una ricostruzione per impressionare i visitatori. Insomma, era più mito che realtà, ma è entrata però così bene nell'immaginario collettivo che ormai è impossibile non elencarla. Non sempre però servivano macchinari complicati, a volte bastavano elementi semplici, come l'acqua e il fuoco. Con l'acqua si praticava il cosiddetto waterboarding, ante litteram, cioè il prigioniero veniva immobilizzato e costretto a ingoiare litri e litri di acqua fino a rischiare di soffocare. Non lasciava segni evidenti, ma era una tortura psicologica devastante. Io aggiungerei anche fisica. E poi con il fuoco, signori, le opzioni erano infinite, si usavano ferri roventi, torce, bracieri. Bruciare lentamente parte del corpo era un metodo antico quanto efficace per piegare le resistenze. Era semplice, era diretto, senza ingegnosi marchingegni e proprio per questo è molto più comune di quanto crediamo. Quando però pensiamo a tortura immaginiamo sempre sangue e urla, ma a volte l'orrore era silenzioso. Molti prigionieri venivano lasciati al buio per giorni, in celle minuscole, senza cibo e acqua. L'isolamento logorava la mente e il digiuno il corpo. Non servivano quindi strumenti, bastava semplicemente il tempo. Ed era un tempo lunghissimo. Qui allora emerge un aspetto molto interessante. La tortura medievale non era solo spettacolo di crudeltà, ma era anche un raffinato gioco psicologico, perché l'uomo privato di luce, contatti e speranza spesso crolla da solo. Ecco quindi giunti al punto chiave. Molti strumenti che oggi consideriamo tipici della tortura medievale erano in realtà rarissimi o addirittura inventati. La Vergine di Ferro, per esempio, probabilmente non è mai stata usata. Il cavalletto sì, ma non era la norma quotidiana. Molto più diffusi erano invece strumenti semplici come le corde, i ceppi, i ferri roventi. Il mito della cassetta degli orrori medievali è nato soprattutto nell'Ottocento, quando musei e collezionisti volevano stupire i visitatori con reperti raccapriccianti, veri o falsi che fossero. Lasciavano, al visitatore l'immaginazione. In conclusione, la tortura medievale era terribile, non c'è dubbio, ma più che negli strumenti bizzarri che abbiamo elencato, l'orrore stava nella mentalità, nella mente, in una società che vedeva normale spezzare il corpo per piegare la volontà, cioè in un sistema che usava il dolore come strumento di verità. E allora forse il Medioevo non è stato l'epoca delle vergini di ferro e delle macchine infernali dei film, ma questo però non lo rende meno oscuro. Anzi, ci ricorda che l'orrore non ha bisogno di punte e ingranaggi per esistere. Basta semplicemente la convinzione che il dolore possa essere
giustizia. Bene, siamo giunti a conclusione anche di quest'altro video che, insomma, abbastanza raccapricciante se ci pensiamo, però era la realtà di quei tempi. Realtà o mito? Questo lo lascio a voi nei commenti. Fatemi sapere quindi la vostra, mettete un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo inquietante episodio. O forse no. Ciao ciao.